Ciao ragazzi, io sono James, questo è Winter Quartering. Oggi andiamo a vedere The Mog Mogadishu 1993 di White Dog Games. Sì. E andiamo a farci una partita. The Mog Mogadishu, dai che andiamo ragazzi. Abbiamo selezionato dal nostro rulebook lo scenario numero 6, operazione Irene, Black Hawk Down. Se facciamo le cose bisogna farle bene. Andiamo a giocare una partita, dopo nel mezzo vi spiego le regole, come vanno le cose, così si capisce un attimo come può funzionare il discorso. Allora, il nostro obiettivo sono questi tizi da fare prigionieri che partono nella location T1. Lo scenario ci dice che abbiamo 64 punti da spendere per comporre la nostra forza e ci dice che dobbiamo obbligatoriamente prendere almeno una squadra Delta Team, che sono best of the best, come ci dicono nel rulebook. No dai, non prendete paura, non è che sono così americani, tratta abbastanza in maniera sobria l'argomento, però comunque questi erano forti. Dobbiamo prendere quindi almeno un Delta Team che si calerà nel posto con l'elicottero, quindi un Heli Delta Team, poi almeno un Ranger Chalk sempre trasportato con elicottero. Noi quindi abbiamo preso 4 squadre Delta che andranno sul posto diretto con l'elicottero e una squadra Ranger. Questa ci costa 5 punti ciascuna, questa 4. Poi sta gente qua andrà col convoglio e partirà da una delle nostre basi, che nello scenario dovrà essere la base 2 o 3. La 4 e la 1 invece non sono selezionabili come punto di partenza. Quindi abbiamo preso 3 platoon che sono forti perché sono un po' più attrezzati per fare fuori ostacoli e veicoli. Infatti vediamo che hanno un valore 2, loro hanno 1. Abbiamo preso un'altra 2 squadre di Ranger che ci costano 3 l'una. E poi ragazzi ci servono i trasporti, sono abbastanza fondamentali perché bisogna arrivare sul posto e bisogna magari anche andare via. Quindi abbiamo preso 2 trucks, un AMV e un APC. Ok, questi qua sparano, anche questi no, ma portano tanta gente. I trucks hanno 5 posti disponibili per caricare la gente, loro ne hanno 3. Ok, ci costano 2, questo costa 4, questo costa 5. Andiamo a vedere anche un po' di valori già abbastanza dritti. Numero in rosso forza contro fanteria, numero in blu forza eventuale contro corazzati e ostacoli. I veicoli hanno anche questo valore qui in grigio che è il valore della loro armor, quanto sono corazzati. Insomma, quando si andrà a tirare contro di loro bisognerà utilizzare questo valore per difendersi. Non ci sono punti in movimento perché ogni unità in gioco ha una o 2 azioni, una di queste può essere il movimento. La fanteria ha un'azione, quindi si muovono di 1. I veicoli invece, quelli nostri delle forze delle UN, United Nations, in questo caso vabbè gli americani, hanno 2 azioni che possono essere usate entrambe per il movimento, quindi possono muovere fino a 2 volte. I veicoli della SNA, che sono il nemico, Somali National Alliance, quella che aveva capeggiata da Aidid, che era il signore della guerra qua, che aveva preso in mano un MOG più o meno, una roba del genere. Hanno un'azione sola, però possono muovere e poi sparare.
ma poi vedremo meglio. Andiamo a vedere questi simpatici tracciati, perché qua a noi avanzavano altri 12 punti, ok, per arrivare a 64. Con questi andremo a comprare 3 elicotteri di supporto, insomma, per coprirci un attimo le spalle dal cielo, che non fa mai male. Questo ci costa 4 punti l'uno, quindi ogni turno potremo utilizzare 3 cavallerie. Vediamo altri 2 tracciati. Questo è il tracciato dei turni, che ci dice anche se è giorno o notte. A notte avremo penalità per sparare, ma a meno che, ma per dirvi, avremmo anche potuto comprare visori notturni, insomma, se avessimo voluto. Il nostro scenario, ragazzi, arriverà fino al turno 10 e ci dice che dal turno 7 al 10 sarà notte. Questo invece è il SNA Intel, più alto è peggio è. Come vedete che qua è pericolosa con la storia. Comunque, prima cosa che si va a fare è il setup. Il primo punto è vedere il nemico. Si fa tutto in base all'SNA per piazzare. Quindi procediamo per vedere se ci sono roadblocks, sbarramenti delle strade, insomma, con gomme, copertoni, roba. La setup ne dobbiamo piazzare 4 perché l'Intel è a 4 e tiriamo dei 2 dadi. Andiamo a vedere l'area nella mappa. 26, utilizziamo sempre il nero come il dado 1. 26 è qui in basso, quindi potremo metterlo o qua o qua o qua perché è adiacente, quindi tiriamo un altro dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco qua, vedete? Già un roadblock. Noi possiamo partire, abbiamo detto, alla base 2 o 3 e quindi qua già problemi, insomma. Andiamo a mettere anche gli altri 3 rimanenti nella stessa maniera. Ok, vedete che ne è apparso un altro qua vicino, uno qui in mezzo e un altro fatalità vicino alla base 2 qui, proprio per romperci le scatole. Adesso però andiamo a vedere dov'è la gente. Quindi andiamo sempre a vedere il livello di SNA. Per ogni livello di SNA tiriamo un dado, un D6, con 1 o 2 piazziamo un'unità, con 5 o 6 ne piazziamo 3. Le unità andranno pescate da tazzina magica. Ok, si è radunata quindi un po' di gente, andiamo a piazzarla. Come si fa a piazzarla? Parte pila per pila, quindi partiamo dalla prima pila che è un'unità sola, si tirano 2 dadi, ragazzi. Utilizzo sempre il nero come dado 1. 21 è quest'area qua, perfetto. Seconda pila 34, ragazzi, è qui. Allora, adesso che abbiamo più unità, che ne abbiamo 3, come si fa? Si tira per la prima, ovviamente, e si piazza in quell'area. La seconda non va al 34, andrà alla seguente che è un 35, quindi la seconda la mettiamo qui. La terza di logica andrà a 36, che è qua. Allora vediamo che però le aree non è che sono continue, perché non c'è il 37, perché come fai a tirarlo con un dado? Ok, quindi se avessimo avuto un'altra andrebbe al numero successivo che è il 41. Piazziamo quindi la pila con 2 unità, 66, ragazzi, non c'è, quindi partiamo dal più basso che è l'11. Quindi vedete, simpatici, ci piazzano un bel RPG pronto vicino alla base, in modo che quando partiamo ci salutano. Quindi l'11, poi quindi andiamo al 12. Ok, adesso abbiamo un technical. Questo è un veicolo, ovviamente non può andare sugli edifici, lo piazziamo in strada, quindi una strada adiacente al 12. Le possibilità sono 2, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vediamo che ci sono anche questi roadblocks, no? Che abbiamo piazzato prima. Questo impedisce il movimento ai nostri veicoli, non ai loro, ai technical qua, perché sono camionette piccole, stupide, insomma, o si presume che gli facciano spazio. Adesso andiamo a tirare per l'ultima piletta, guarda, 3 e ho tirato un 42, quindi vedete che qua subito 42, quindi 43, 44 qui vicino, ragazzi. Come avete immaginato, queste sono aree di strada, no? In nero. In marrone, quelle contornate in marrone sono edifici. Limite di stacking è di 2. L'unica roba che in Francia è il limite di stacking, come vedrete dopo, sono se noi abbiamo dei mezzi. I mezzi imbarcano più counter, però conta per 1 perché si conta il mezzo. Bene, adesso tocca a noi. Per prima cosa dobbiamo piazzare le nostre squadre di elicottero. Dove possiamo metterle? Dove vogliamo, però a noi interessa, questo è il nostro obiettivo. Se un'unità va sopra qua, insomma, lo prendono e noi siamo fregati. Lo diciamo che una squadra delta la mandiamo subito sul 44, possiamo farlo. Quando succede questo dobbiamo fare un immediato assault combat, cioè immaginate si calano sul tetto dell'edificio. Come funziona il combat? Questo è un assault combat, si tira un dado per unità, al tiro di dado si aggiunge la forza, chi ha la forza più alta vince e in un assault combat elimina direttamente l'avversario. Pareggio vincono i nostri, perché insomma si presume siano addestrati. Abbiamo il Delta Force qua, best of the best. La dovere lo tiriamo per noi.
5 e 5, abbiamo 5 più 5 10, loro hanno 5 più 2 7, quindi la unità di SNA se ne va in tazza magica e noi manteniamo la posizione. Poi altro Delta Team, proviamo a piazzarlo qua perché bisogna sbaraccare un po' di gente, quindi Assault Combat immediato. Allora loro hanno fatto 5, noi abbiamo 6 per un peso, ragazzi, noi se perdiamo un'unità è un problema, lo sapete anche se avete visto il film o come vanno queste cose in generale. Boh, direi che un'altra unità del team la piazziamo qua con il prigioniero. Ranger Chalk. Allora Ranger Chalk, ragazzi, quando si calano con l'elicottero bisogna tirare un dado, col tiro di 1 mancano il bersaglio e vengono praticamente trasportati adiacente, vicino, insomma, però non dove volevamo, però è andata bene. L'altro Delta Team lo mettiamo qua che facciamo presidiare quell'angolo. Ok, regola speciale dello scenario: dopo che abbiamo calato le nostre forze elicottero vengono abbattuti un D3 di elicotteri. Questo è proprio per lo scenario operazione Irene. Allora un D3, se c'è un RPG vicino il minimo tiro è sempre un 2, però per fortuna no. Vai, perfetto. 3 elicotteri abbattuti, cioè è un disastro. Un disastro. Per vedere fine fanno bisogna tirare un D6 ciascuno, ci dice lo scenario. Con 1-3 vanno all'adiacente, con 4-5-6 vanno adiacente dell'adiacente. Ha più senso farlo che spiegarlo. Come potete vedere, uno si è andato a schiantare qua, uno qua e uno per fortuna sul tetto qua dell'edificio, quindi più o meno sono tutte là, però è un disastro gravissimo qua, non so come faremo. Fatto questo, dobbiamo andare a piazzare le nostre forze, no? Che partono da una base, quindi base 2 a base 3. Direi che la base 3 è abbastanza ingolfata la situazione, quindi cerchiamo di andare sul posto dalla base 2 che è là, quindi magari per sopra qui riusciamo, se non ci rompono. Quindi quello che faremo è piazzare tutti i pezzi in base 2. Le unità possono partire già imbarcate sui mezzi e dopo le muoveremo immediatamente fuori, subito. E come vi ho detto prima, i mezzi hanno 2 azioni, possono fare 2 volte il movimento. Faremo 1, 2, 1, 2. Con lui faremo un movimento e poi con l'altro tentiamo di meno sopprimere questa unità di RPG, perché gli RPG, ragazzi, qua, capite che possono creare qualche problema. Abbiamo un attacco 4, quindi abbiamo fatto 6, loro hanno 2 più 3, 5 spinnati, li giriamo, sono pinned, unità pinned, come ben capito, non può fare un tubo. Con lui invece facciamo 1, andiamo qua. Bene, cominciamo il turno 1. Io adopero anche la regola opzionale degli eventi perché voglio farmi male, quindi tiriamo un dado e al 4, 5, 6 succede un evento. Questa è la regola opzionale della regola opzionale, perché sennò si può decidere di fare direttamente l'evento. Quindi succede un evento, ragazzi, ovviamente. Andiamo a tirare, abbiamo fatto un 8. Tabella degli eventi, un 8. UN Command Confusion, fatalità appena iniziato. Dobbiamo rimuovere un nostro convoy, ragazzi, sono queste cose qua che vanno messe nella relief phase di ogni fine turno e praticamente sono la nostra salvezza. Per fortuna non ce ne sono in mappa perché togliene uno un po' antipatico. Cominciamo col turno 1. Prima cosa che si fa sono i Somali Reinforcement. Questo era solo il setup di base, ragazzi, loro chiamano altra gente. Qua abbiamo sollevato un vespaio enorme, capite? Mogadiscio è allerta. Quindi prima cosa, indipendentemente dal numero di SNA Intel, che è il tracciato qua, sempre solo un roadblock. Quindi si va a tirare, procedimento di prima. Abbiamo tirato 46 che è qui, quindi andiamo a tirare un'area adiacente di strada randomica. Abbiamo fatto 2, io parto sempre da senso orario, 1, 2 e lo piazziamo qua. Vedete che ci stanno circondando. Bene, adesso andiamo a vedere quanti amici arrivano. Quindi solita cosa, ragazzi, come prima si tira un dado, 1, 2 ne arriva 1, 3, 4 ne arrivano 2, 5, 6 ne arrivano 3, questo per ogni livello di Intel. Come al solito siamo fortunati, 2, 1, 3, 2. Andiamo a piazzarli, solita regola, ragazzi, si tira per ogni pila, ogni prima unità di una pila si tirano 2 dadi per andare a comporre il numero delle aree, gli altri vanno messi in sequenza. Limite di stacking per area, ricordo, è di 2, quindi se dovessimo infrangere il numero di stacking passiamo all'area successiva. Vedete che altri amici sono di trovarci, suonarci il campanello e anche di qua tentano di arrivare, capito? Adesso c'è UN Air Phase, quindi andiamo a stannare qualcuno con i Black Hawk. Noi abbiamo investito in 3
points, quindi per ogni points selezioniamo un'area e tutte le unità dentro devono testare per vedere che fine fanno. Quindi direi che un'area sarà questa, dove ce ne sono due, dato sono due unità diverse. Differenziamo i dadi, diciamo che il nero è l'SNA e il verde è la milizia. Con il risultato di 1 non facciamo niente, da 2 a 4 sono pinned, 5 e 6 li abbiamo eliminati. Ecco, quindi abbiamo pinned la milizia e questa non fa un tubo. Ragazzi, se selezioniamo un'area con un RPG, cosa che facciamo dai adesso qua, perché quello è arrogante messo là così, poi dovremo tirare perché potrebbe anche abbatterci, speriamo di no dai. Tanto vediamo. Un 3 l'abbiamo pinned, tiriamo con un 1 ci abbattono, un 6 perfetto. Con l'ultimo punto tentiamo di beccare sto technical qua che potrebbe minacciarci il nostro convoglio. Un 3 abbiamo pinned. Boh, adesso c'è la Somali phase, action phase, quindi lista di priorità. Prima roba si azionano i technical ce n'è uno ma è pinned, quindi non fa niente. Poi gli RPG, vediamo, ne abbiamo uno là ma è pinned, quindi non fa un tubo ragazzi, però ce n'è uno anche qua, è pinned anche questo per fortuna. Qua giù ne abbiamo un altro. Allora, prima cosa che fa vede se può sparare. Dove si spara qui? Si spara adiacente, quindi adiacente sarebbe questo e questo, oppure edifici opposti, quindi qua o qua. Però un po' distantino a noi, sono bersagli, si muove nell'area più vicina e con una lista di priorità, prima cosa che fa è tentare di prendere una nostra casualty, o prendere un prigioniero, o se no si avvicina a noi. Anzi, prendere la casualty del prigioniero è la prima priorità di ogni unità, se ci può entrare dentro. Quindi si muove semplicemente così, alla fine è molto semplice. Poi ci sono gli snipers ragazzi, gli snipers che sono anche questi abbastanza arroganti. Stessa roba, si verifica se possono prendere un prigioniero, una casualty, no. Se possono sparare, no. Questo non può, allora cosa fa? Si muove anche lui più vicino, abbastanza semplice. Poi abbiamo uno là, si muove di qua perché i veicoli non li può targettare. E adesso tocca agli SNA e alle milizie. Prima roba, sempre ragazzi, si può prendere prigioniero o casualty, bisogna fare quello, però non ve lo ripeto neanche più e non è questo il caso. Seconda roba, se si può fare fire, si fa fire, e quindi loro qua possono fare fire a manetta, perché questi possono targettare qua, qui no ragazzi, perché loro non sono adiacenti. Quindi dai, partiamo in stesso orario, ci va bene. Anche questo ragazzi, come si fa a decidere il target? Si targetta sempre quello che è più forte, ok? Se si può targettare un veicolo, si targetta il veicolo. Se ci sono più veicoli, quello più forte, altrimenti unità di fanteria, e tra queste è quella più forte. Se quella più forte è pinned, si targetta quella unpinned, cioè il loro obiettivo è tenerti là, insomma. Quindi questa è sempre qua. Se c'è una roba così a caso, ragazzi, quindi non so, io ho tirato 3, facciamo che targetta questa, quindi boh, ci va bene. Loro sparano sempre qua perché è l'unico visibile e ci va bene, ottimo. Se gli altri che non possono sparare, sempre solita storia, si muovono vicino al nemico. Abbiamo anche i signorini qua che cominciano ad arrivare. Ultima roba che fanno i somali qua, le unità pinned fanno un recovery, quindi questo diventa unpinned. Oh, finalmente tocca a noi, vediamo cosa possiamo fare. Non so neanche io. Diciamo che intanto facciamo andare avanti un po' di gente qui, perché l'azione qui è brutta, quindi magari il Trax fa 1 e 2 azioni di movimento. Non possiamo mai entrare in aree con unità nemiche. Diciamo che l'Anv accompagna il Trax qui e loro fanno 1, 2, anche lui mi sa. Bene, vediamo i ragazzi qua cosa possono combinare. Allora, la roba importante è che bisogna presidiare i casualty, perché se loro arrivano sopra un casualty e il casualty va via, ok? E il casualty che è intascato dai somali qua è una grossa penalità per noi punti vittoria. Quindi per forza dobbiamo andare a presidiare qua. È un po' un disastro perché Ranger Chalk lo lasciamo qui prisoners, sì, per forza, che non si sa mai cosa può capitare. Lui lo lasciamo con la casualty, con lui, quindi facciamo fire qua, tentiamo di almeno pinnare la gente con gli RPG. Quindi abbiamo fatto 5 più 5 10, loro hanno fatto 2
più 3, 5. Ragazzi, se facciamo il doppio almeno lo eliminiamo direttamente, quindi cioè bomba, tiro a cecchino. Ok, con lui, dato che arriva un sacco di gente qua, intanto lo muoviamo più verso qua, che magari ha un po' di copertura. Poi è già finito il primo turno. Alla fine del turno andiamo a vedere UN Convoy, la nostra fase di relief. Quindi tiriamo un dado, abbiamo fatto 4, possiamo opzionalmente, ragazzi, far partire un convoy dalla base 4, vedete che non è male. Opzionalmente perché? Perché i segnalini dei relief convoy sono limitati, però diciamo che in sto caso va bene qua. Allora loro non devono essere difesi eccetera, questo è proprio un treno, cioè i somali hanno paura di attaccare, cioè corazzati magari dalle basi degli UN, quindi non so, cioè divisioni di montagna in Pakistan, cioè carri, poi tutto un bel treno che al quale ti puoi attaccare. Loro, anche se devono essere piazzati su unità nemiche, fanno fuori unità nemiche, se devono essere piazzati sui roadblocks spazzano via i roadblocks, quindi capite. Questi qua andranno a comporre, se abbiamo un po' di fortuna, una catena adiacente che potrebbero arrivare fino a noi, oppure cioè un posto vicino dove noi la possiamo raggiungere. Quando noi la raggiungiamo possiamo andare direttamente in base. La partita finisce quando noi andiamo in base, ragazzi, e non ci sono più unità nostre sulla mappa. Ok, poi si va a vedere, calcolare i punti in base se abbiamo casualty, prigionieri indietro, gente morta. Andiamo al turno 2, tiriamo per l'evento, non succede niente, quindi tira Somali Reinforcement, il roadblock va a 35. Abbiamo tirato sempre a caso, quindi partiamo 1, 2, 3, 4 così. Adesso arrivano altri amici somali, ovviamente, quindi dobbiamo essere molto simpatici perché tutti vogliono venire a trovarci. Ho tirato 3, 3, 2 e 2. Adesso andiamo a piazzarli. Bene, come potete vedere qua ci sono un sacco di nuovi amici con cui giocare. Adesso c'è la UN Airphase, quindi tentiamo di pulire un attimo le robe più antipatiche, sempre che le divinità locali del dado di Mogadiscio ci assistano. Allora tentiamo intanto di questi signorini qua che sono l'ho scoperto in strada, che sono anche 2. Pum! Allora, uno lo facciamo saltare per aria e l'altro è pinned, quindi per sto turno ci siamo salvati perché loro potevano muovere e farci sul combat. Allora, sono molto preoccupato perché questo technical qua, ci sono anche i cecchini, quella gente lì. Facciamo che tiriamo qui, quindi il nero per l'SNA. Allora, l'SNA è pinned e l'altra abbiamo tirato un 6, milizia, abbiamo pulita. E con l'altro abbiamo sempre qui che c'è un cecchino anche, quindi il nero per il cecchino, pinned. Mi preoccupa lui, ma non abbiamo abbastanza elicotteri, insomma. Per fortuna non c'erano RPG, quindi non testiamo per vedere se ci abbattono l'elicottero. Somali action phase, quindi tutti technical ce ne sono, sì. Lui può fare così purtroppo e spararci, ragazzi. Non sembrerebbe, ma la regola di sparare è area adiacente, quindi questa è una cosa un po' astratta, fate finta, cioè che sarebbe qua all'angolo della strada, ti vede. Chi bersaglia è quello con la corazza più alta, non chiedermi perché, penso perché sennò sarebbe troppo sgravo per noi. Comunque se lo fa fuori è un bel problema, quindi non è neanche troppo stupido. Ha tirato un 3, noi un 4, perfetto, quindi loro hanno 5, noi abbiamo 7, quindi lui si attacca. Vediamo anche questo technical qui però, speriamo non faccia problemi. Allora quindi lui fa 1 e poi spara, ragazzi, mi raccomando, vi ho detto prima che i technical possono muovere di uno e poi sparare, non è che hanno due azioni. Chi targetta lui? Il più forte, quindi o lui, stesso discorso di prima, no? Sono decenti ste aree. E sarebbe proprio uguale, quindi tiriamo un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, targetta lui. Andiamo a tirare, ho fatto un 2, più 3, 5, noi abbiamo 5 più 1, 6, siamo salvi. Boh, adesso tocca agli RPG. Abbiamo sto tizio qua che non ha nessuno in vista, quindi cerca di avvicinarsi. Idem per sto tizio qua, si avvicina qui perché qui è più vicino a un'unità. Abbiamo un altro RPG qua, quindi si avvicina, anche questo si avvicina, anche questo si avvicina. Tocca agli snipers, si avvicina, avvicina. Sì, la mimetica, ragazzi, sono in tema. Adesso tocca alle milizie e le SNA. Chi può fare assault combat fa assault combat, ragazzi. Chi non può fare assault combat spara, chi non può sparare si muove. Assault combat cosa consiste? Quello che abbiamo fatto all'inizio quando ci siamo calati con i Black Hawk all'inizio della missione qui. Quindi lui farà assault combat qua, tenta di andare dentro e chi vince elimina l'altro in botta.
speriamo bene. Ok, abbiamo vinto noi perché 5-9, lui ha fatto a 7, è arrivato, per fortuna. La milizia lo stesso si getta qua dentro. La milizia ha fatto 5 più 1, 6, noi abbiamo 5 più 2, 7 ragazzi, attenzione, quindi molto bene, ma rischio, lui non può arrivare, quindi fa così. La milizia idem, lui può sparare, dove può sparare? Qua, solo là, quindi ci prova, non ci riesce, sì, divinità di Mogadiscio. Poi lui è pinned, quindi siamo a posto, lui l'abbiamo appena mosso, anche lui è pinned per fortuna. La milizia, lei si avvicina, e sono equidistanti, quindi tiriamo. Io ho tirato un 2, quindi va qua. Poi c'è lei cosa fa? Ha due opzioni, o va qua o va qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, risolve sempre a dado, quindi va qua. E poi c'è lei, va qua. Adesso è il nostro turno. Qua mi sembra un po' un imbottigliamento del cavolo. Vediamo che sto Trax farà 1 e 2, ci mettiamo qua prima che arrivi qualcun altro. Lui invece farà 1 e poi prova a sparare a questi. Ci riusciamo, salutiamo, tutto è bene. Lui, allora, spieghiamo una cosa: le azioni che hanno la fanteria, i mezzi, di solito sono 4: muovi, para, imbarca, disimbarca. Quindi potrebbe imbarcarsi con la casualty qua, ma il track ha già usato le sue 2 azioni. Se noi imbarchiamo qualcuno, conta anche per l'azione del track, capito? Quindi non possiamo imbarcare in questo turno. Con lui tiriamo la Snake qua, che è un po' più forte a sparare. Ok, perfetto, eliminata diretta. Allora, le casualty, i prigionieri non si possono mai muovere, possono solo essere imbarcati, purtroppo. Allora, il technical lo potremmo bersagliare perché abbiamo l'anticarro anche noi, però solo uno è difficile. Potremmo anche tentare di bersagliare il roadblock. Per bersagliare il roadblock bisogna tirare un dado, aggiungere nostra forza armored, quella blu, e bisogna fare almeno 7. Difficile. Quindi direi che tentiamo con questo spariamo qua e spariamo all'S&A. Siamo adiacenti, no? Dai che ce la facciamo. 8, loro hanno 2 più 6, 8. Con 8 basta eguagliare, quindi l'abbiamo pinned. Oh, aspetta qua, con lui bersagliamo gli RPG, perché gli RPG sono dura di... per un pelo non li abbiamo eliminati direttamente. Con lui, allora, incroci si possono attraversare così, ok? Sono adiacenti anche questo e questo. Quindi muoviamo qua un'azione, con l'altra azione facciamo embark. Chi possiamo imbarcare? Tutta la gente sulla strada qui e anche negli edifici adiacenti, ok? Con un'azione dei mezzi. Le persone che imbarchiamo però non devono né aver mosso né combattuto in questo turno, loro non hanno fatto niente, quindi possiamo imbarcarli. Però il track tiene fino a 5. Qui è un platoon dentro che occupa 2, un prigioniero occupa 2. Il prigioniero deve essere sempre scortato da qualcuno, ok? Quindi qua avremo il ranger choke, ma se no c'è anche il platoon qua. Quindi carichiamo questa gente qua e con loro saremo a 2, 4, 5. Ok, uno pronto alla partenza, non si sa per dove, ma con loro invece con loro tentiamo di andare qua e poi spariamo a sta gente. 8 e loro hanno fatto 7. Peccato, però li abbiamo pinned. Ah ragazzi, mi sono dimenticato prima di spinnare la gente pinnata loro, tipo lui. Loro li abbiamo pinnati adesso, lui non era pinnato. Scusate. Anche lui direi che si sposta qua, che al limite può imbarcarsi. Però ragazzi, come avete notato, probabilmente abbiamo anche un problema, che non abbiamo abbastanza posti sui tracks per tutta sta roba. Quindi bisognerà fare delle scelte, casomai lasciare delle casualty sul campo, che si sembra antipatica come cosa. O se no qualcuno deve tentare di tornare a piedi, come hanno fatto anche nel film, no? Che sono tornati nello stadium. Relief convoy phase 5. Oh, tiriamo 5 e 6, li possiamo piazzare dove vogliamo. Noi li possiamo far partire da una delle basi o concatenati a un altro relief convoy, e noi lo facciamo concatenare qui, e qui c'è anche, ci sono questi signorini. Quando arriva il relief convoy, questi li fanno secchi, questo qua spazza via tutto quello che trova, quindi via, perfetto. La roba micidiale sarebbe tentare di bucare qua, ma qua c'è sta gente per andare via, o altrimenti tentare
cercare di fare così, sempre che non ci venga fuori qualche cock block, road block, guarda. Bene, end of turn 2, vai col turn number 3. Evento, niente, non succede nessun evento. E ora, reinforcement dei somali qua, cock block phase, quindi ne arriva uno al 36. 36 è qua, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, vedete che tentano di rompere le scatole, cioè di tapparti le vie. È tremendo sto gioco. Boh, andiamo a tirare di rinforzi. Ho tirato 3, 1, 1, 3. Spiazziamoli. Capitati tutti qua al centro praticamente. Cioè mezza Mogadiscio che ci vuole far secchi praticamente. Andiamo di Eli Support. Allora, una cosa dobbiamo far saltare per aria è questo tizio qua. Quindi cerchiamo di fare un buon tiro, per favore. Boom! Good news, good news. Altra roba antipatica, sta gente qua che non mi venga dentro, meglio pulirla. Il nero è per l'SNA. Allora, SNA è pinned, ma dato che è già pinned facciamo secca, però lei è pinned. L'ultima cosa, sto RPG direi, perché se facciamo magari questo discorso qua, dato che qua non è libera, questo ci può rompere le scatole. 2 pinned. Però dobbiamo tirare e sperare di non fare un 1. Boh, meno male, perché sennò ci abbatteva. Phase, quindi i technical. Quindi lui fa così e poi spara. Spara dove? A questo. Non a questo, a questo perché è più corazzato. All'APC. Quindi 6 e 6, ma noi abbiamo una corazza di 5. Quindi non so, questi qua cosa vogliono fare. Ci costa anche un sacco di points quel robo comunque. Poi cosa abbiamo? Gli RPG. Quindi questo è pinned per fortuna. Quello è pinned. Abbiamo sparato con l'AMV. Però c'è questo. Questo ci spara. Non può sparare qua e qua perché non è adiacente, però ci spara là. Al nostro Delta Team. E per fortuna 4 più 5 9 l'abbiamo scampata. Abbiamo gli sniper, lui non può sparare i veicoli, quindi si avvicina al Delta. Poi abbiamo lui che lo stesso si avvicina qui. SNA e compagnia bella tentano gli Assault Combat, che prima è qua. Ok, speriamo bene. Devi tenere. Sì, boh, perfetto. È pinned, che lei è pinned prima, quindi lui si muove, lui può sparare, spara il Trax. Quindi il Trax ha solo 2 e ha fatto 4 e noi 3, quindi ci pinna il track per un pelo, non ce lo fa saltare per aria. Un mezzo pinned può fare un'azione sola. Ok, qua abbiamo sta milizia che tenta di andare dentro qua a fare assault combat. 6 contro 6 ragazzi, a pelo, perché lui ha 1, noi abbiamo 5. Quindi 6 contro 6 a pelo ce la facciamo, però questi qua vedete che se c'era un ranger lo faceva secco. Lei è pinned, quindi lei si muove qua, lei si muove, anzi si muove qua, questo si muove. Ci sono loro tentano di sparare al truck, porca troia, che è già pinned. Meno male, perché sennò era un disastro. Ok, c'è il recovery step di tutti i somali, quindi non sono più pinned. Boh, adesso tocca a noi. Robe da dire. Questo è pinned, è un'azione sola. Possiamo dire fargli imbarcare tutta sta gente qua, però ha un'azione sola. Se no possiamo aspettare un turno, fargli fare il recovery in modo che poi che il discorso diventa lento. Questi qua sono già tutti pieni. Ma fa brutto stare qua impiantati. Facciamo che questo va qui e fa un disembark di un ranger. Facciamo sul combat con questo perché vogliamo essere sicuri. Lui l'abbiamo scaricato perché poi magari facciamo il posto per la perdita. Il Delta fa fuori sto RPG, lui va qui, questo gli facciamo fare recovery. Mentre con questo faremo 1 e poi spareremo al tech, sparando bene. Più 2 6, noi abbiamo 4 più 4 8 pinned. Con lui spariamo all'RPG. 4 più 5 9, 2 più 2 4 è il doppio, quindi boom. Ok, lui lo mettiamo qua perché bisogna che difenda assolutamente questo incrocio, perché se loro si muovono qua poi ci tagliano fuori. Recovery phase, dobbiamo tirare 4 5 6 ragazzi. Sì, un 5, quindi possiamo mettere dove vogliamo. Ovviamente lo facciamo partire dalla base 4, perché facciamo hop, ok, qui basta arrivare qua. Questa è la nostra catena di estrazione sicura, cioè abbiamo avuto un culo della madonna. Boh, inizio del turno 4. Andiamo di evento. Niente evento.
ottimo. Quindi andiamo a fase cock block qua. Su 6 c'è già, quindi quando c'è già non si piazza. Piazziamo gli amici qua. 3, 2, 1, 1. Quasi un telefono. Eccoli qua, ovviamente qua si è profilato un bel RPG, no? Per darci benvenuto, altra gente, più un comitato d'accoglienza qui vicino alla base, però guardano i potenti, perché questa catena qua, ragazzi, è la nostra salvezza, loro non la possono togliere. Però adesso abbiamo i nostri Black Hawk, supporto aereo, che potrebbe ribaltare o confermare tutto. Sicuramente, cioè, dobbiamo parare qua, cioè vedete RPG a manetta, e là, quindi spariamo tanto qua. Il nero è per l'RPG. No, l'altro fa sì, ma non è. Bisogna vedere se ci ha battuto per un pelo. Vabbè, l'altro qua perché c'è un altro RPG, l'RPG sempre col nero. Quindi è pinned, e l'altro è secco perché abbiamo fatto 6. Lui è pinned. Questo è un gran problema. Il terzo lo facciamo qua, ragazzi. 1? Ma come 1? Cioè, adesso ce l'ha Somali Phase. Technical, ne hanno uno, è pinned, perfetto. RPG che possono sparare, c'è questo che mira a quello. Quindi preghiamo. Boh, a posto. Però c'è anche questo che mira a questo. Quindi preghiamo veramente tanto qua. 1 e 1 pari, quindi è pinned che è comunque una rottura di sniper che possono sparare. No, questo può andare in assault combat, quindi va in assault combat. 8, ma noi siamo i delta addestrati e facciamo di più, quindi lui può sparare. 6 più 2 è 8, 7, ci pinna, è un disastro, perché se siamo pinned non possiamo imbarcarci. Snipers possono sparare, non ce ne sono, gli altri muovono. Andiamo di milizia SNA. Lui può andare in assault combat. Dove va? Ah, ma qui c'è un veicolo, quindi va qua. Ragazzi, qua ovviamente mi sono accorto che stiamo infrangendo la regola di stacking. Questo non sarebbe potuto sbarcare, ok? Vabbè, comunque lui va qua e facciamo subito assault combat. Milizia, non so cosa voleva fare. Lui può avanzare, lui avanza. Allora loro non possono andare qua perché c'è un veicolo, ragazzi. Quando c'è un veicolo non si può fare assault combat, anche se c'è una fanteria. Qua c'è una milizia che va dentro. Lui è già pinned, attenzione, adesso ha 4 da pinned. Un disastro. Vedete? Uomo a terra, uomo a terra, uomo a terra. Questa è la nostra prima perdita, una Delta Team Force. Dove si mette? Qua, le casualties, un disastro. E qua andiamo a mettere una casualty. Ok, adesso lui non ce le può mangiare sta casualty qua perché ha già combattuto, ma nel prossimo turno un disastro assoluto. Ok, adesso tocca a noi. Allora, questo qua che ha i prigionieri dentro, pinned, porca miseria, gli facciamo fare embark della casualty. Quindi adesso sono 5 dentro, è un disastro. Questo qua, sta unità di ranger, dobbiamo fare assault combat qua, per forza. Abbiamo tolto l'RPG perché sennò ci fa saltare per aria. Questo tentiamo di ritirarla. Lei potrebbe scappare subito sul convoy, però forse ci serve. Una volta sul convoy, ragazzi, si può decidere di tornare di nuovo in base, se no si può stare qui, ma siamo attaccabili e comunque siamo distanti, quindi. Allora, qua siamo costretti a fare un discorso di questo tipo. Questo lo muoviamo sul convoy e per il momento sta qua. Qua facciamo disembark dei ranger e embark della casualty. Abbiamo dovuto muovere lui perché sennò stavamo dentro il limite di stacking. Quello disembarchiamo il platoon sul veicolo adiacente per fargli tentare di liberare l'edificio. Quindi facciamo assault combat sulla milizia, perfetto, la eliminiamo. Con l'altra azione non possiamo fare embark perché loro hanno combattuto sto turno. Proviamo a far saltare per aria quello che è già pinned. Ok, col Trax facciamo un'azione, imbarchiamo le 2 casualty qua e con l'altra muoviamo di 1. Lui non può imbarcarsi perché lui ha già fatto 2 azioni, quindi tentiamo di sparare all'RPG che bisogna farlo secco sto qua. Abbiamo più il doppio perché lui ha 3 e noi abbiamo 7, e poi è già pinned, ragazzi, soprattutto. Là c'è un altro RPG, cavolo. Qua bisogna sperare in un relief convoy 4, 5 o 6, cavolo. Troppo culo. Quindi questo noi possiamo piazzarlo o qua o qua o qua e dopo dire che tutti potrebbero opzionalmente andare a casa. Lo mettiamo qua e loro che sono sopra possiamo automaticamente portare in base. Una volta in base sei disimbarcato,
Ok, non puoi essere attaccato dentro la base, però puoi sparare fuori. Buon, turno 5, evento, niente evento. Roadblock, rinforzi sono 2, 3, 2, 3. Ok, non chiedetemi come, ma sono sbucata fuori un sacco di gente, anche qua, RPG addirittura, e situazione critica qua. Situazione critica, ma andiamo a vedere il supporto aereo se può confermare o ribaltare tutto. Quindi sicuramente una castagna arriva qua, e il nero è l'RPG. Quindi la milizia viene fatta secca e l'RPG è pinned. Un'altra castagna arriva qua, che c'è un altro RPG, sempre in nero. Tiriamo per vedere se siamo abbattuti. Black Hawk Down, ragazzi, Black Hawk Down. Ci hanno abbattuto. Quindi già abbiamo un'altra casualty e sarà al 2. 1, 2, per fortuna, ragazzi. Abbiamo il culo sfacciato perché qui c'è un relief convoy, quindi questa viene automaticamente portata in base. Per fortuna. Cioè, ma questa roba qua non capita mai, cavolo. Va bene, la castagna là che c'è l'RPG in nero. L'altro è fatto fuori e l'altro RPG è pinned. Vediamo se ci abbatte. No, per fortuna. Sì, l'ultima castagna qua che si inventano di sparare qua e farci fuori il ranger, un disastro. Sono 2 milizie, una fatta secca, una no. Boh, insomma, li phase per fortuna nell'RPG possono sparare, non ce ne sono, loro sono pinned, lui si muove, c'è un RPG qua ma non può targettarci in base, neanche il coso, quindi si muoverà. Uno degli sniper, lui può sparare, sempre pregare, ragazzi. È pinned, siamo pinned, maledizione, siamo pinned. Poi abbiamo sniper che si muovono. Andiamo a vedere il resto. Milizia, questa non può sparare, questa può sparare però. Attenzione che siamo pinned. E abbiamo fatto 4, loro hanno fatto 5. No, adesso siamo a terra. Situazione è calda qua, abbiamo un'altra casualty. E qua, sì, abbiamo un posto in realtà. Abbiamo un posto. Lui per fortuna è pinned, lui sparare, quindi si muove. Loro non possono sparare, sono già vicini, quindi stanno là. Ok, un po' di gente che si muove in giro, ragazzi. Questo è importante perché c'è una milizia che tenta di venire dentro qua. 5 contro 5, ragazzi, un pareggio. Il pareggio lo vinciamo noi per fortuna. Maledetta, ci hanno provato. Boh, mi sembra che abbiamo mosso tutto. Cavolo, avevamo anche un tecnica. Beh, il tecnica andava qua. Tocca a noi. Intanto lui comincia a sparare qua. Quindi è pinned, va bene. Bene, l'APC con un'azione fa embark. Qui è vuoto, quindi può imbarcare la casualty. Ok, si presume che la crew del veicolo sia abbastanza per la casualty. Per il prigioniero andrebbe scortato. Un'azione così, un'azione muoversi. Quando siamo arrivati qua possiamo dire di andiamo in base, ragazzi, si torna a casa. Con loro possiamo andare qua e quindi Home Sweet Home Alabama. Con lui possiamo andare qua e facciamo Home Sweet Home Alabama. Con la Delta lo stesso. Allora qua, noi facciamo movimento e con questi andiamo a casa. Con lui andiamo a casa. Il Ranger però è qua. C'è unità di Ranger indietro, ragazzi. Non è ancora finita. Relief Convoy Phase, dobbiamo tirare 4, 5, 6, è finita. Sì, 4, mettiamo convoy, lo mettiamo qua e siamo a posto. Quindi questo va a casa. Fatta. Dai, ci è andata di stramega lusso. Allora, ragazzi, queste qua, ogni casualty che è qua ci dà meno 2 victory points, ok? Cioè 2 di penalità ci dà. Quindi abbiamo 4. Se per esempio una casualty per la mappa veniva preso da un altro, questa andava qua e queste erano 6 victory points di penalità. Ognuna per la mappa ne è 4, ogni gente che è rimasta indietro altri 2 punti. Ogni prigioniero lasciato sulla mappa, ragazzi, ho preso dai somali 100 punti di penalità, cioè disastro, fallimento. Vabbè, noi abbiamo fatto 4 che nella nostra missione operazione Irene 05 success, cioè Medal of Honor, cioè abbiamo fatto una roba strepitosa qua, un successo stratosferico. Non ho mai fatto una roba del genere, di solito è sempre un mega disastro. Poi andiamo a fare due considerazioni finali.
The Mog Mogadiscio, beh ragazzi, come vedete qua è stato un mega successo stratosferico e sta roba qua, cioè, forse è la prima volta che la vedo, sto mega successo stratosferico. Tipo sto scenario qua l'ho giocato altre 4 volte, è andato in una maniera, ha finito in una maniera miserevole, per essere buoni. Come avete visto è un gioco molto semplice, molto scorrevole, regole facili, c'è un po' di estrazione anche nelle aree, qualcosa, ma perché penso sia la scelta di design, questo rende un gioco veloce e soprattutto molto cinematografico. È un solitario dove ha drama, ha scope, si sente insomma il tema, è un forte elemento narrativo ad ogni partita. Ogni partita poi è sempre diversa dall'altra e anche ogni turno di ogni partita è diverso dall'altro. Questo non è un sistema statico, è un solitario dinamico, cambia di continuo, presenta a ogni turno una sfida diversa. A volte non so, mi piace dire che questa scatola qua sembra che abbia gli occhi e le orecchie, perché tu fai una cosa, fai un piano, qualcosa, e salta sempre tutto per aria, trova la maniera per distruggerti le speranze, anche in maniera crudele, ma questo un buon solitario deve essere così. È un sistema che risponde e è bello, insomma, anche per quello è bello, perché è anche veloce, funziona per quello. È bello che all'inizio della partita una cosa figa che ti puoi fare in quasi tutti gli scenari, i points che li puoi spendere per fare la force in base agli obiettivi, in base allo scenario, anche regole speciali. Parlando di scenari, ce ne sono 6 nel gioco storici, più hai un sistema per avere un generatore di scenari casuali infinito. Di fatto è un sandbox, come si dice in terminologia euro, nel senso che puoi fare anche tu i tuoi scenari, quello che vuoi, o se no hai un generatore che ti fa fare partite all'infinito e sempre diverse, come avete visto, perché il setup è randomico, ma non così randomico, perché i numeri non sono messi a caso. Anche il sistema di tirare i 2 dadi, non avere sempre certe aree, vedete alcune aree sono vuote, perché sono i punti focali, quindi andranno sempre messi in certe situazioni, quelle più critiche, dove possono essere anche i tuoi obiettivi, vedete tutti qua, tutti uno, così, c'è una concentrazione, insomma, quindi questa è una scelta intelligente di designer. Nel primo minuto ha fatto diversi tipi per White Dog Games, alcuni solitari tipo Irish Freedom, l'ultimo mi sembra che sia lo stesso di Solitary Caesar, e altri 2-3 insomma che sono stati anche di successo. Gioco divertente, fai una partita dopo l'altra, me ne sono sparate 13 in una settimana, magari anche di notte, così va bene. Però anche perché alcune sono molto veloci, perché possono terminare anche bruscamente insomma. Però posso dire che sono state sempre tutte diverse, in un modo o nell'altro coinvolgenti o comunque divertenti. Ecco, in questa abbiamo avuto una fortuna sfacciata incredibile e bla bla bla. L'ultimo appunto, diciamo che un gioco su questo argomento, casa americana, è sempre qualche dubbio, perché però diciamo che tratta l'argomento in maniera sobria, anche tutto il rulebook, la contestualizzazione delle note storiche degli scenari sono abbastanza gradevoli. Ecco, nonostante io non sono anti-americano, però se fosse stata un'americanata, ecco, un gioco del genere magari non l'avrei neanche gradito così tanto. Però tutto sommato un bel prodotto di White Dog Games, che vende anche il print and play nel suo sito, mi sembra, per la cifra di $8. Se riuscite a farvi il print and play, questo non ha neanche carte, una mappa e 88 counter il regolamento, altrimenti scatolina solita White Dog Games, molto carino, molto gradevole, a me ha divertito. Questo era The Mog Mogadiscio 1993. Io sono stato James, questo era Winter Quartering. Mi raccomando, voi fate i bravi, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale che mi date una mano, e insomma state attenti, perché sennò qua arrivano un Black Hawk a casa vostra a prendervi, e se non siete mai andati più in elicottero poi mal di testa e mal di pancia, manetta, non lo so, problemi. Quindi dai, ci vediamo alla prossima e state in campana. Ciao ragazzi.